Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la leggenda a trazione integrale Audi 4, uscita numero 5 e un'edizione Centauria. Il modello è in scala 1:8 e la macchina, tra tanti titoli che ha vinto, quello più importante è il Rallye di Monte Carlo del 1984. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi che troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere. Questo è il contenuto che andremo a vedere dopo. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti. Grazie ragazzi a tutti, perché grazie alle vostre visualizzazioni continuate a contribuire a dar vita al canale. Alle persone invece che mi visualizzano e non si iscrivono, dico questo: ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del modello, mi contatti privatamente, grazie. Ringrazio altresì Giovanni, un mio iscritto, che mi ha incaricato di montare per lui questo modello e anche la Lancia Stratos, che come sapete sto facendo anche per me. Ciao Giovanni e grazie della tua fiducia. Adesso andiamo a prendere quello che dobbiamo montare e ricordatevi, alla fine di questa sessione di montaggio, prima di salutarci, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 5 e poi ci salutiamo. Io sono già andato a vedere tutto quello che era il contenuto. Mi sono creato i filetti nel metallo e nella plastica. Mi rivolgo alle persone che mi vedono per la prima volta, perché i miei iscritti lo sanno. Io mi creo i filetti nel metallo con l'ausilio di un lubrificante, mentre invece per i filetti dove le viti appunto vanno avvitate nella plastica assolutamente non uso alcun tipo di lubrificante, le avvito e le svito nuovamente per crearmi il filetto. Riceviamo parti del motore, queste sono tutte in metallo e queste sono tutte in plastica. 3 serie di viti CM e AM. Ricordatevi, la seconda lettera indica sempre il materiale sul quale la vite si deve andare ad avvitare, in questo caso M metallo, quindi qui ho usato il lubrificante. Non importa, qualsiasi lubrificante usiate va bene, io uso questo ma perché lo avevo. Qualsiasi cosa, anche olio va benissimo. E un'altra vite, eccola qui, MP, plastica, e qui, come vi ho già detto, non usiamo nessun tipo di lubrificante. Noterete anche che ci sono soltanto poche viti, anzi una per ogni sacchetto, e sono quelle che sono poi avanzate, che vengono date sempre in più in caso ci fossero dei danneggiamenti durante le fasi di montaggio. Questa è la metà sinistra del carter del cambio. La fusione è veramente fatta bene. Qui addirittura sono stati riprodotti le 2 viti a bullone. Qui, o meglio, scusatemi, no, le 2 viti a bullone, il bullone, vedete le 2 teste esagonali. Questa è la metà sinistra del blocco.
L e questa è la metà destra. Non vedo la R, ma per esclusione ovviamente è la destra. Questa poi andrà così. Poi abbiamo questo che è la testata destra e questa è la sinistra. Ecco qui. Questo è il collettore. Questo è l'elemento di giunzione tra la testata e la sinistra del carter cambio. Questa. Anche questo in metallo. E infine abbiamo questo pezzo qui che è la base dello spinterogeno. Qua sopra poi ci andrà la calotta. Bene. Io vi dico cosa ho fatto per prima cosa. Ho preso due viti CM e mi sono andato a creare questi due filetti che poi andrò ovviamente a rimuovere per poterle poi avvitare con il pezzo montato. Poi guardate, vi dico subito quello che ho fatto, così ci creiamo tutti i filetti senza alcun problema. Poi ho preso le viti AM, 4 viti AM, e sono andato a crearmi il filetto qua. 2 qui e 2 nell'altro, vedete? L'altro blocco del motore. Quindi abbiamo avvitato queste 6 viti. Ricordatevi, 2 CM e queste qua, che sono 4 AM. Fatto questo, ho preso questo pezzettino qui, che è la base dello spinterogeno, e sono andato ad avvitarmi senza olio la vite MP. Mentre invece queste che vedete qui, che sono sempre le viti CM, voi le vedete già avvitate perché io mi sono montato tutto prima, poi ho nuovamente smontato tutto per cercare di vedere quali sono i consigli più corretti da darvi per un montaggio sicuro e senza danni e soprattutto corretto. Quindi queste le monterete, le andrete ad avvitare, se vorrete crearvi il filetto, una volta che andrò a montare questo pezzo qui. Ok? Bene. Perché? Perché quando, per carità, potete anche farle subito, però dovete tenere il pezzo tra le 3 dita, mentre invece se è già avvitato qui è più semplice da fare. Vedete voi, ok? Poi procediamo adesso al montaggio. Prendiamo quindi questo pezzo qui e vado a rimuovermi le 2 viti CM.
Prendo questo e ovviamente le parti che vedete qui lavorate le vado a mettere in battuta sui due perni. Devo avere sopra la parte liscia e avvito. Se vi siete creati il filetto, giro il cacciavite al contrario, appena sento clac vuol dire che ho preso perfettamente il filetto e posso avvitare. Eccolo qui. Vedete con che semplicità? Non stringete tutto subito, montatevi prima tutte le viti necessarie per quella sessione di montaggio, controllate e poi stringete. Ecco qua. In questo caso, come vi ho già detto prima, io mi sono preso altre due viti CM e mi sono creato il filetto qui. Bene, adesso prendiamo questo così e qui dove vedete che c'è questa circonferenza e poi da una parte la mezzaluna andiamo a mettere la base dello spinterogeno, che ovviamente il perno è lavorato nella stessa maniera. Quindi avete un montaggio sicuro, non potete sbagliarvi come direzione poi dello spinterogeno. Prendete un cacciavite a croce con la misura adatta per questa vite, altrimenti la danneggiate e sarebbe un peccato. Prima mettete la vite, la puntate e poi la controllate da dietro. Ah, vi volevo anche dire un'altra cosa, è importante. Quando andate a crearvi i filetti, guardate, controllate che la vite sia da questo lato perpendicolare al perno, ma anche da questo lato perpendicolare al perno, altrimenti dovete correggerla. Così non rischiate di avvitarla storta, ok? Per me anche le cose semplici diventano tutte più complicate perché non devo uscire dall'inquadratura. Sto guardando attraverso il telefonino e mi viene davvero difficile. Quello che a voi sicuramente risulterà più semplice. Provo un'altra volta, ragazzi, ma non voglio fare un video di chissà che tempo per avvitare una vite, altrimenti mi sposto dal telefonino e l'avvito, perché così non ce la faccio. Abbiate pazienza. Voi avrete già finito il montaggio a quest'ora. Ecco. Perfetto. Qua è a posto. Stringiamo senza esagerare. Così.
Questo poi ha ancora un po' di gioco, se volete, vedete, batte da una parte e batte dall'altra, ma lo vedremo dopo come montarlo. Per adesso va bene così. Una volta fatto questo, prendiamo quest'altro pezzo qui. No, scusatemi. Dov'è? Questo. Eccolo qua. Questo qua. Prendiamo questo, che è il collettore, ok? Però ricordatevi che questo è in plastica. Quindi questo è un pezzo in metallo. Io con la punta del cacciavite più piccola sono andato ad allargarmi solo l'invito. Mi raccomando, non dovete entrare fino in fondo con una punta, altrimenti poi dovrete incollarvi il pezzo. Ma questo vi aiuterà a consumare l'entrata dei fori, così sarà più semplice inserirlo e sicuramente non creerete alcun danno ai perni. Attenzione anche all'inserimento, va inserito sia da una parte che dall'altra, non premete da un lato solo, altrimenti lo spezzate. Dovete sempre avere pazienza, mi raccomando. Vediamo un po'. Lavoriamo proprio sui finti bulloni, dove poi sotto abbiamo i perni, e vediamo cosa succede. Piano. Vi dico che almeno il mio è molto duro da inserire, ma ce la facciamo, eh? L'importante, ve lo dico e ve lo ripeto, inseritelo tanto da una parte quanto dall'altra. Createvi l'invito che vi ho detto con il cacciavite, altrimenti è veramente dura, ragazzi. L'abbiamo quasi fatta, eh? Adesso posso con questo che è in gomma aiutarmi. Ecco qua. Così va benissimo. Vedete? Mi raccomando, mi raccomando, perché sembra tutto facile, ma è un attimo puoi fare il danno, ok? Bene. Adesso prendiamo questo pezzo qui, vedete? E con le due viti AM, che vi avevo detto all'inizio appunto di avvitare per creare i filetti, andiamo a fissarci questo. Ecco qua, la testata destra al blocco del motore. È importante anche farvi i filetti nel metallo, soprattutto quando abbiamo un pezzo di plastica che va avvitato sul metallo, perché se non ci rendiamo conto di essere arrivati in battuta, questo se non vi siete creati i filetti, perché se vi create i filetti questo problema non lo avrete mai, la vite quando arriva contro la plastica, se non ve ne accorgete e avvitate, spezzate il collarino della plastica. Avete sentito il clac? Sentite. Guardate come uso il cacciavite. Controlliamo la linea che non ci siano gradini, altrimenti potremo spostare se possibile o da una parte o dall'altra. Teniamo in battuta questo pezzo, così limitiamo il punto luce all'interno tra il metallo e la plastica e avvitiamo. Senza esagerare, quando la vite avrà più resistenza, basta, non si muove più. Bene, abbiamo fatto questo, prendiamo anche quest'altro pezzo. E facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. Quella di prima era
la parte destra e questa è la parte sinistra. Così. Se avete piacere potete anche contattarmi per farvi riparare dei modelli montati non correttamente. Allora, guardate, qui abbiamo un punto di luce, vedete, tra il metallo, tra la testata e il blocco del motore. Allora, andiamo a vedere se svitando appena appena riusciamo ad eliminarlo. Io dico che un po' ci riusciamo e quel tanto ci basta. Ecco qui. C'è sempre un po', ma c'è anche di qua, e più di questo non possiamo fare. A questo punto ci rimane da andare a rimuovere le due viti CM e uniamo la metà sinistra del carter del cambio alla metà sinistra del motore. Così. Voglio anche andare a pesarlo questo pezzo, così ci rendiamo anche conto proprio del peso. E poi fate semplicemente questa prova. Ecco qui. Adesso il video è terminato, vado a prendere questo che è il musetto. Guardate le parabole con la scritta sulle plastiche, vediamo se riesco a farvi leggere la scritta. Eccola qui: Bosch Halogen. Ricordatevi che dovrete avere la scritta Bosch Halogen nei fari secondari interni, mentre per quelli esterni ci sarà solo una scritta Bosch. Beh, poi sopra non ci sono dubbi. E anche leggerla in maniera corretta. Attenzione, che è anche facile metterla al contrario se non leggete bene la scritta Bosch. Sicuramente poi dovremo smontarli nuovamente, ma semplicemente queste 4 viti, credo, per poi andare ad inserire i 6 LED, uno per ogni faro, nei fori dedicati. Altrimenti non credo che ce la faremo. Quindi ricordatevi anche una cosa, che nel video dedicato al montaggio diedi un'informazione sbagliata, seppur lo montai correttamente.
dove dissi che questi 4 supportini di plastica erano identici. Non è così, perché sono numerati e la posizione corretta è questa: numero 1, numero 2, numero 3 e numero 4, dove questi 2 sono più bassi e sono uguali tra loro e questi 2 sono più alti e sono uguali tra loro. E poi abbiamo la ruota. Sono andato anche a farmi la modifica del disco, perché almeno su questo modello toccava, e anche se non ci dobbiamo giocare ovviamente, andava comunque a rovinare la vernice interna al disco. Qui abbiamo il trapezio, che deve essere ovviamente mobile, e qui poi ci sarà l'ammortizzatore. Questa è la ruota sinistra, anteriore, bellissima. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, saluto voi e tutti i vostri cari più cari, mi raccomando, non mancate di seguirmi. Saluto anche Giovanni, ciao Giovanni, presto, se tutto va bene, in questo mese ci incontreremo per un abbraccio e vedremo se ci saranno altri iscritti che decideranno di commissionare il modello a Michele. Intanto nuovamente vi ringrazio del vostro tempo e di continuare a dar vita al mio canale, e per quelli che non sono ancora iscritti sottolineo sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale ragazzi, a voi non costa nulla e a me serve tantissimo per la crescita. Grazie a tutti, al prossimo video, ciao!